Signore e signori, buonasera, buongiorno, bentornati in questo nuovissimo video di Roller Coin, dove insieme andremo a vedere molto rapidamente e velocemente come è stato aggiornato il merge, come funziona adesso e perché è molto meglio di prima. Però come sempre, prima di iniziare volevo ricordarvi che in descrizione trovate tutti i miei link e social, oltre ad un link per iscrivervi a Roller Coin, ottenere 1000 satoshi di benvenuto e sostenere il canale. E terminata la solita intro iniziale, andiamo nel cuore del video e capire come la pagina dei merge e tutte le sue funzionalità sono state cambiate con gli ultimi aggiornamenti. La prima cosa che possiamo notare e vedere di diverso è la comparsa di una quarta pagina nel nostro storage, cioè quella dei sets, di cui abbiamo già parlato nell'aggiornamento e che andremo a rivedere velocemente. Prima andiamo a vedere le principali modifiche che ci sono state nella sezione di merge e come adattarcisi per tornare a mergiare più che mai. Nella sezione delle parti non ci sono state molte modifiche, le parti funzionano allo stesso modo. Come sempre però, superato il livello uncommon e quindi già dal livello rare in poi, è meglio comprare direttamente le parti sul marketplace per risparmiare RLT. L'unica aggiunta è quella di un pulsantino di fianco al numero di parti necessarie per craftarne una di livello superiore, che ci porterà direttamente nel marketplace per comprare le parti a noi mancanti per completare il craft. Andando invece nella vera sezione e nel cuore dell'aggiornamento, cioè nella parte dei miner, possiamo notare fin da subito che ci sono delle modifiche piuttosto sostanziali che sono state apportate. La prima modifica, nonché la più importante ed essenziale dell'aggiornamento, è il fatto che ora per completare i craft dei vostri miner avrete bisogno solo di una delle tre parti disponibili per completare il craft. Quindi non dovrete più andare nel marketplace e comprare qualche parte di questa, qualche parte di quest'altra e qualche parte di quell'altra ancora, ma nei craft sarà richiesta per completare il craft solo una di queste tre componenti in un certo quantitativo che sarà sempre maggiore, più il miner sarà potente e più il craft sarà vantaggioso. Oltre a questo sono anche stati ridotti i costi in parti delle varie merge e dei vari miner, quindi con molte meno parti rispetto a prima potrete ottenere miner molto più potenti e fare molti più craft, quindi assicuratevi di sfruttare questa cosa e portare almeno più miner possibili a livello 2, dal momento che come vedete per ottenere queste quantità di bonus basta veramente poche parti, alcune centinaia di livello comune, che si ottengono facilmente tramite le casse di RST o con decimi di RLT nel marketplace, quindi veramente un ottimo guadagno ed è molto più facile ottenere miner nuovi. Inoltre è bene ricordare che per completare i vari merge, oltre ai miner e alle parti avrete bisogno di un certo quantitativo in RLT da pagare e che premendo il pulsantino qua a destra del merge prima di effettuarlo vi sarà presentata una finestra più informativa e più espansa con tutte le varie informazioni del miner precedente, quello che andrete a ottenere e tutti i vari componenti e costi presenti sulla destra. Oltre a questo, ora, man mano che andrete a navigare nei vostri miner e a caricare o scorrere le pagine sempre più miner, quando arriverete o inizierete ad arrivare ai vari miner che non avete ancora craftato, invece del pulsante merge sarà presente un pulsante component list che potrete cliccare, in cui vi saranno presentate tutte le informazioni del craft che vorrete o che andrete a completare e un pulsantino per ognuna delle componenti che vi mancano che vi porterà direttamente nel marketplace per comprare suddetta componente in modo da accelerare il processo di merging. E queste sono tutte le modifiche e novità presenti nella sezione di merge. Andando invece in inventory possiamo vedere che anche l'inventario è stato rivampato, ridisegnato, aggiornato, insomma fatto un po' più moderno. Ora si divide in 4 differenti parti, quindi parti vere e proprie, miner, quindi tutti i miner che avete presenti nel vostro inventario e non posizionati sui rack, che sono tutti i rack che avete disponibili per essere posizionati, e oltre che contiene le batterie o altri item in generale presenti sul sito. Per ognuna delle pagine, oltre a una semplice descrizione di cosa è contenuto o come ottenere quegli oggetti, ovviamente potete riordinarli per qualità, data, quantità, quello che volete, cambiare il numero di quantitativo di oggetti mostrati per ogni pagina e così via. Quindi è una pagina molto semplice per mostrarvi tutto quello che avete da parte e non state utilizzando. Andando invece in Collection, vi si aprirà la pagina della vostra collezione di miner presente sui vostri rack, oltre a informazioni aggiuntive come il totale percentuale di bonus che ottenete, che vi ricordo non si accumula nel caso abbiate più miner identici, e soprattutto ora viene calcolata solamente sui miner che avete posizionato nei vostri rack e non più quelli presenti nell'inventario, e oltre a farvi vedere tutti i vostri miner e le loro caratteristiche come nome, potenza, il fatto che possa essere meno venduto nel mercato, quantità totale presente nel sito e tante altre cose,
come ad esempio la propria ricetta per il craft, presente qua sotto nei dettagli aggiuntivi dei miner. Avrete i vostri miner divisi in merge, quindi tutti i miner mergiati che possedete, e basic, cioè tutti i miner base presenti sul sito. Anch'essi ovviamente si presentano con le loro informazioni base, potenza, supply, nome, se possono o meno essere venduti, e nei dettagli vengono esplicitati i modi in cui questi miner possono essere ottenuti o sono stati ottenuti in passato nel caso non siano più ottenibili. Quindi, modo molto semplice per tenere d'occhio tutte le vostre scorte e dispense e collezione, sapere tutti i miner che state avendo, organizzarli per bonus, data, potenza, quello che volete, ed organizzare al meglio la vostra avventura e le vostre risorse. Come ultima pagina invece, quella nuova, quella dei set, possiamo vedere tutti i set presenti nel sito o i set che possediamo, e in questo caso non ne posseggo ancora nessuno, e con le solite informazioni base come ordinamento, numero di set visibili per ogni pagina. Abbiamo per i set disponibili una loro descrizione una volta aperto, in cui vediamo i vari livelli cosa ci offrono, come ottenerli e tutti gli oggetti che compongono il set, con un link che ci porterà alla loro pagina del mercato per poterli acquistare. Informazioni e dettagli presenti anche per i set che non abbiamo ancora sbloccato o che non abbiamo ancora iniziato a collezionare. Semplicemente cliccando sulla loro immagine nella freccetta avremo le stesse informazioni e la stessa pagina che ci si presenterà davanti. Quindi in questo modo sapete anche come gestire i vostri set, come capire quanto vicini siete a completarli, cosa questi set vi daranno e sapere quanto vi costerà comprare le ultime componenti che vi mancano per completare il set ed ottenere i suoi fantastici bonus. Quindi queste tutte le novità e informazioni del nostro nuovo storage o magazzino o inventario e come funziona dopo l'aggiornamento. Prima di lasciarvi però voglio darvi un ultimo dettaglio e informazioni, visto che stiamo parlando di merge e simili, sulle crafting offer e come queste sono state aggiornate, dal momento che ora presentano molto più miner e molte più scelte per i vostri craft, ed il fatto che queste ora non più come prima richiederanno semplicemente un tot di parti per ciascuna tipologia per ottenere il miner, ma che da ora di base ognuna di queste offerte è composta da un miner base che vi servirà per il craft, un grande quantitativo di parti sempre via via a livello superiore, e come sempre costi di crafting e tempo perché questo sia completato. Oltre a come questo in caso e alle offerte di crafting che sono presenti, darvi più possibilità diverse per darvi quindi delle alternative che più si adattano al vostro percorso sul sito per ottenere gli stessi miner e gli stessi craft con ingredienti diversi, miner diversi oppure addirittura cripto diverse a dover pagare per completare il vostro craft. Come ad esempio qua abbiamo questo Death Proof Digger che nella prima riga è craftabile tramite RLT, nella seconda riga tramite Bitcoin, ricette che cambiano in parti dal primo al secondo livello, con tanto di parti comuni utilizzabili per craftare addirittura un miner di livello 3 invece che solo un miner di livello 2, e addirittura un'offerta per il crafting Unreal che invece di utilizzare due miner di livello leggendario usa semplicemente un miner di livello 1, un po' di parti leggendarie come al solito ed un piccolo costo in Bitcoin. Stesso per tutti gli altri craft che invece di utilizzare due miner di livello precedente utilizzano miner diversi facilmente reperibili e con costi assai minori. Infatti ottenere uno di questi miner di livello 1 invece che due di livello epico di questo miner è molto più vantaggioso e molto meno costoso. Detto questo, quindi tutto quello che volevo dirvi è finito, spero che il video non sia durato troppo. Io vi ringrazio tantissimo per la visione, vi auguro un fantastico resto della vostra giornata e vi do un grossissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video. E ricordatevi di lasciare un mi piace, un commento con quello che vorreste sapere o guide da ottenere o idee per nuovi video, oltre che iscrivervi al canale se questi contenuti vi sono utili, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!